Cari amici viaggiatori, benvenuti in Albania! Ok amici, benvenuti nel secondo episodio della serie dedicata al viaggio on the road che ho fatto col mio amico Trifi in Albania. Spero che il primo video vi sia piaciuto, se ancora non l'aveste visto vi lascio il link per vederlo qui in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. In questo nuovo video io e Trifi visiteremo alcuni dei posti che ci sono piaciuti di più in assoluto, quindi mettetevi comodi e venite con noi alla scoperta di questo incredibile paese. Buona visione! Ieri sera siamo arrivati a Saranda, considerata una delle città più turistiche più visitata dagli stranieri che vengono soprattutto in estate in questa zona dell'Albania, proprio perché qui ci sono alcune delle spiagge, si dice, più belle di tutto il paese. Infatti siamo anche vicinissimi alla Grecia. Questo è l'appartamentino che abbiamo prenotato io e Trifi, passeremo qui 2 notti, ve lo faccio vedere, molto carino, l'abbiamo pagato 29 euro per 2 notti. Oh merda. Sarà interessante salire dopo. Strada tutta sterrata per arrivare a... come si chiama questa spiaggia? Pulebarda Beach. Puledarda Beach. Qualcosa del genere. Vicino a Ksamil. Siamo arrivati a Pulebarda Beach, la prima spiaggia che vediamo nella zona tra Saranda e Ksamil. Raga, ma che mare c'è? È bellissimo! Ho appena visto dall'alto Pulebarda Beach ed è stupenda. Madonna, c'è un mare meraviglioso, incredibile. Sembra di essere, non so, tipo in Sardegna, in Grecia, è una cosa incredibile. Stupendo il mare albanese, raga, veramente stupendo. L'Albania mi sta piacendo tantissimo, mi sta proprio sorprendendo ogni giorno di più, è meravigliosa. Amici, siamo arrivati a Ksamil. Qui si dice che ci siano le spiagge più belle di tutta l'Albania. Ci troviamo praticamente nell'estremo sud di questo incredibile paese. È una zona molto turistica, ovviamente. Adesso io e Trifi ci godiamo un po' questa bellissima giornata perché fa caldo, il mare è stupendo e sono davvero contento di essere venuto a visitare l'Albania. A Ksamil non ci sono solo alcune delle spiagge più belle di tutta l'Albania, ma c'è anche un parco archeologico, il parco archeologico di Butrinto, che è una delle attrazioni più visitate di tutto il paese. E adesso io e Trifi vi spiegheremo un po' di cosa si tratta, siamo appena entrati. Buongiorno signore e signori e benvenuti nel teatro di Butrinto.
Vorrei cercare di spiegarvi velocemente di cosa si tratta questo incredibile parco. Innanzitutto bisogna dire che è stato dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1992 ed è un parco veramente gigantesco, signori e signori carissimi. Pensate che la sua estensione arriva all'incirca 9 milioni di ettari e adesso lo andiamo a vedere. Benvenuti. Super consigliato questo parco archeologico di Butrinto. L'ingresso per l'Albania forse è un po' caro, sono 1000 lek a testa, ma super consigliato anche perché è gigantesco. Dopo aver visitato il parco archeologico di Butrinto ci siamo spostati più nell'entroterra e stiamo visitando un'altra delle attrazioni più turistiche, più famose di tutta l'Albania, che si chiama L'occhio blu. The Blue Eye in inglese, in albanese dovrebbe essere tipo Siri Kalter. Adesso stiamo andando lì, vediamo di che si tratta. Ci sono le rane. Senti quante rane. Il Blue Eye è una sorgente naturale perenne, la cui acqua, nonostante le numerose immersioni, sgorga ad una profondità che non è ancora stata precisamente individuata. Per vedere il Blue Eye si passa attraverso un parco gigantesco ed è davvero figo, i colori sono stupendi, peccato solo che ormai il sole sta tramontando, quindi non abbiamo beccato il Blue Eye con il sole bello potente e quindi magari i colori non rendono tantissimo, però se siete in Albania è un posto che assolutamente vi consigliamo di visitare perché è davvero carino anche questo. Raga, se siete a Saranda, un ristorante che vi consigliamo assolutamente da provare è Moma Pasta Fresca. Praticamente i gestori ci hanno spiegato che sono emiliani e sono emigrati qui in Albania da un anno soltanto. Sono simpaticissimi e molto gentili. Tutto cibo italiano, pasta fresca. Adesso ci hanno appena portato le bruschette e dopo vi faccio vedere i piatti principali. Ma le bruschette sono buonissime. Io ho preso le pappardelle al ragù, invece i trifi, le tagliatelle al ragù. L'aspetto è super invitante. Buon appetito. Buono. Buonissimo. Com'è la tua pasta, amico mio? Buonissimo. Vuoi dire più cosa? Vuoi dire più cosa? Vuoi dire qualcosa? Ti senti dire qualcos'altro? No. Va bene. Cosa può fare? Chiudo qua. Continua il film. Venite qui, è buonissimo ragazzi, venite qua. Raga, da Saranda ci siamo spostati, abbiamo ricominciato a salire verso nord. In questo momento ci troviamo in un'altra città.
Ci troviamo in un'altra città molto caratteristica, si chiama Girocastro. Alle mie spalle qui abbiamo la moschea e il muezzino ha appena iniziato a richiamare i fedeli alla preghiera. Questa città è molto caratteristica e adesso io e Trifi la giriamo un pochettino. Girocastro è una bellissima cittadina, mi è piaciuta tantissimo fino dal primo momento che siamo arrivati ieri sera. Ho letto che molti turisti scelgono se vedere o Berat o Argirocastro pensando che siano molto simili, praticamente identiche. In realtà vale la pena anche visitare Argirocastro perché è abbastanza diversa, non è simile a Berat e a me personalmente è piaciuta tantissimo Argirocastro. Quindi se avete tempo consigliamo assolutamente la visita anche di questo piccolo paesino. Tappa imperdibile è il castello di Argirocastro che per soli 400 lek ti permette di ammirare questa vista ed è un castello stupendo. Raga, ma quanto mi piace l'Albania, è stupenda, pure questo posto è stupendo, bellissimo, venite troppo in Albania raga, è un paese che mi sta sorprendendo ogni giorno sempre di più. Anche Argirocastro è meravigliosa, a voi piace? A me sta facendo impazzire. Tempo di lasciare già Argirocastro, probabilmente uno dei posti che mi sono piaciuti di più in assoluto finora. Tra l'altro fatemi sapere voi nei commenti qual è il posto che al momento vi ha incuriosito di più o che comunque volete visitare, se deciderete ovviamente un giorno di venire in Albania. Adesso dicevo, tempo di lasciare Argirocastro, ci aspettano se non sbaglio 4 ore, vero? Più o meno. 4 ore di macchina perché dobbiamo andare tutto a nord, superare di nuovo Tirana e passeremo la notte, se tutto va bene, a Scutari. Molti locali ci hanno consigliato di andare a vedere anche il nord perché ci hanno detto che anche il nord dell'Albania è meraviglioso. Dopo più di 4 ore con pausa pranzo a Durazzo siamo arrivati finalmente al lago di Scutari, nel punto più nord dell'Albania che visiteremo io e Trifi. Siamo appena arrivati, vi faccio vedere l'appartamentino dove dormiamo questa notte io e Trifi, il cui pezzo forte è sicuramente la vista perché è direttamente sul lago, guardate. Si esce da qua, bam, bellissimo. E tra l'altro c'è un bel tramonto proprio in questo momento, figo figo.
Stamattina amici stiamo facendo un giretto per il centro storico di Scutari. Pensate che è considerata la culla della cultura albanese ed è una bella cittadina, bella vivace, molto vivace, c'è un sacco di gente che cammina per il centro storico, è carina. Una delle attrazioni probabilmente più turistiche che si trovano intorno alla città di Scutari è questo ponte di pietra in cui ci troviamo in questo momento. Pensate che è stato costruito nella seconda metà del 1700, un ponte con 13 archi ed è bellissimo. Poi in questo momento non c'è nessuno, quindi ce lo stiamo godendo io e Trifi. Se venite a Scutari venitelo a vedere perché è veramente particolare, molto molto bello. Ultima tappa del nostro viaggio on the road in giro per l'Albania, si chiama Kruja, spero di pronunciarlo correttamente, ed è questo piccolo paesino situato su una montagna, la cui diciamo particolarità principale è questo bazar che vedete alle mie spalle. Pensate che è del 1500 e ovviamente come in qualsiasi città quasi dell'Albania c'è anche il castello e adesso io e Trifi andiamo a vederlo. Abbiamo trovato questo ristorantino, stiamo mangiando prodotti tipici qui a Kruja, con vista bellissima proprio sul castello di Kruja, che adesso andremo a visitare dopo pranzo. Intanto, buon appetito. Amico mio, buon appetito. Buon appetito. Carissimi, è dal piccolo paesino di Kruja che termina il nostro viaggio on the road alla scoperta di questo incredibile paese, l'Albania. Devo dire che ci ha sorpreso tantissimo, non ce l'aspettavamo così bella. Spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto spero che vi sia stato utile. Se così fosse vi chiedo di mettere un bel like, commentate qui sotto se avete dubbi, informazioni, curiosità, qualsiasi cosa, io cerco sempre di rispondere a tutti. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao! Paolo. Raga, ieri sera siamo arrivati a Saranda, dove passeremo qua ben 2 notti. La prima... Paolo. A Ksamil non ci sono solo spiagge bellissime. Paolo. A Ksamil non ci sono solo le... Paolo. Il Blue Eye è una sorgente naturale perenne. Aspetta, Paolo. Parla forte. Vabbè, paura. Il Blue Eye è una sorgente naturale perenne la cui acqua sgorga, non me la ricordo, Da una profondità che non è stata ancora determinata. nonostante le... Video, Paolo. Una delle attrazioni probabilmente più visitate e turistiche che si trovano intorno a Scutari, alla città di Scutari. Perro. Ciao. Paolo, perfetto Paolo, però vedo tanta via, tu sei in mezzo. Va bene? Andata? Paolo. Non vado? Paolo. Paolo io. Paolo. Non dici iscriviti al canale? Ah, scusami, Vai. Iscrivetevi al canale, stronzi. Un po' meno belligeranza, comunque va bene.